Buonasera signore e signori e benvenuti al nuovo spettacolo dei Varfori. Quest'anno siamo lieti di presentare il classico giallo di Agatha Christie, Trappola del topo. Alcune indicazioni importanti: le uscite di emergenza sono dietro di voi e ricordatevi di mettere il vostro cellulare in modalità silenziosa. Siamo nel 1955 e oggi è il giorno di inaugurazione del Castello del Frate. Ci sono molti personaggi e ognuno dei quali potrebbe essere il colpevole. Vi lascio questo caso a voi da risolvere. Quindi ascoltate attentamente, aprite bene le orecchie e guardate con attenzione, perché ogni dettaglio potrebbe essere importante. O forse no. E voi riuscite a capire chi è il colpevole? Per darvi l'opportunità di indovinare, quest'anno abbiamo deciso di darvi il programma con riassunto solo alla fine del secondo atto. Grazie e buon divertimento. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the new show by Varfori. This year we are proud to present a famous thriller by Agatha Christie, Mousetrap. Some practical information: the emergency exits are located behind you. And please remember to switch your phone on silent mode. We are in 1955, and today it is inauguration day for Castello del Frate guest house. There are many characters, and all of them could be the killer. I leave this case to you to solve. So listen carefully and watch closely, because every detail could be important, or maybe not. Well, to give you the chance to guess who is the killer, this year we have decided to leave the summary at the end of the show. So you will get all the spoiler at the end. Thank you and enjoy your evening. Secondo la polizia, il delitto ha avuto luogo a Stoccolma, in Birka Gotland 24. La vittima era una certa Marit Lindvall. La polizia sta setacciando la zona del delitto, ma non esclude di allargare l'area delle indagini e sta ricercando attivamente per interrogarlo un uomo visto nelle vicinanze all'ora del delitto. Costui indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello floscio. Le strade sono ghiacciate. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza. Si prevede che l'eccezionale nevicata continuerà per diverse ore e in molte zone la temperatura scenderà sotto zero, soprattutto. Signora Berglund? Signora Berglund? Che freddo!
Gilbert, sei un asino. Oh, povera me! Molly? Molly? Molly, dove sei? Ero di sopra a fare anche la tua parte di lavoro, schiavista. Su, adesso ci penso io e comincio a caricare la cucina economica. Già fatto? Ho il naso freddo. E sono rientrata adesso. Sei uscita con questo tempo? E dove sei stata? Sono dovuta scendere in paese a comprare delle cose che avevamo dimenticato. Tu piuttosto, l'hai trovata la rete metallica per il pollaio? No, non avevano quella del tipo che cercavo io. Ho provato anche ad andare in un altro posto, ma non l'avevano neppure lì. Insomma, ho perso tutta la giornata. Ah, Gesù, sto congelando. La macchina sbandava da far paura. Con questa neve, sfido. Vuoi scommettere che domani restiamo bloccati? Oddio, speriamo di no. Basta che non si genino le condutture. Dovremmo sempre tenere accesa la caldaia. Non andiamo affatto bene. Almeno ci mandassero dell'altro carbone, non ne abbiamo quasi più. Come vorrei che tutto cominciasse bene. La prima impressione è importantissima. Allora è tutto pronto. Non è arrivato ancora nessuno, immagino. No, grazie al cielo. Comunque, tutto pronto. La signora Berglund si era andata via prima oggi. Avrà avuto paura della neve, suppongo. Che lavative le donne a giornata. Così ricade tutto sulle tue spalle. E sulle tue, amico. Il matrimonio è una società. Purché tu non mi costringa a cucinare. No, quello è compito mio. E comunque abbiamo un'infinità di roba in scatola nel caso si restasse bloccati dalla neve. Oh, Gilbert, credi che andrà tutto bene? FIFA, eh? Ti sei pentita adesso di non aver venduto la casa che ti ha lasciato tua zia? Ammettilo, è stata una follia trasformarla in una pensione. No, ci tengo troppo. A proposito di pensioni, vieni un po' qua. Guarda. Bello, eh? Ma è un disastro, ma non vedi? Ah, con l'H! Oh, cielo, hai ragione. Chissà cosa stavo pensando. Beh, l'importante è che sia familiare l'atmosfera. Per castigo, dovrai caricare la fornace. Oh, ma così dovrò uscire di nuovo in quel cortile gelato. Già che ci sono, vuoi che spenga il fuoco per la notte? No. Quello lo farai verso le 10 o le 11. Ma così dovrò uscire di nuovo più tardi. Che simpatica prospettiva. Andiamo, Gilbert, su, potrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro. Dimmi come hai assegnato le camere. Allora, signora Bolin, camera del baldacchino, detta anche camera rosa. Maggiore Melgren, camera azzurra. Signorina Carlin, camera mattino. Signor Wren, camera delle querce. Chissà che tipi saranno. Forse avremmo dovuto farci pagare in anticipo, non credi? No, non credo. Ma siamo ancora inesperti. Verranno con le valigie. Se non pagano, noi ce le teniamo, semplicissimo. Sono sempre convinto che avremmo dovuto seguire un corso di tecnica alberghiera. Vedrai che troveranno il modo di fregarci. Magari nelle loro valigie ci saranno soltanto mattoni avvolti in fogli di giornale. E a quel punto cosa potremmo fare? Ma hanno dato tutti quanti degli indirizzi molto distinti. Sì, precisamente come fanno i domestici che lasciano referenze false. Dai retta a me, qualcuno di loro potrebbe essere anche un criminale fuggito alla giustizia. Finché mi danno 300 corone alla settimana, non mi importa quello che sono. Molly, sei una donna d'affari straordinaria. Secondo la polizia, il delitto ha avuto luogo a Stoccolma, in Birka Gothan 24. La vittima era una certa Marit Lindvall. Mari? La polizia sta setacciando la zona del delitto, ma non esclude di allargare l'area delle indagini e sta ricercando attivamente per interrogarlo un uomo visto nelle vicinanze all'ora del delitto. Costui indossava un cappotto scuro
una sciarpa chiara e un cappello floscio. Le strade sono ghiacciate. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza. Si prevede Molto lieta, come va? Bene, grazie infinite. C'è un tempo maledetto là fuori. Sa, il mio autista ha dato forfait davanti al vostro cancello. Non se l'è sentita ad affrontare il dialetto. Che spirito d'avventura. Lei è la signora Rasmussen? Io sono Bren. Molto lieta, signor Ren. Sa, lei non è per niente come l'aspettavo. Mi immaginavo una vedova austera di un vichingo, con la casa piena di corna e peli di foca. Ma invece questo posto è magnifico, proporzioni squisite. Questo è un falso. Invece questo è autentico. Oh, magnifico, magnifico. Mi troverò davvero bene qui. Avete per caso anche degli uccelli degli uccelli del paradiso e fiori di cera? No, mi dispiace. Oh, che peccato. E invece un bel credenzone di mogano, grasso e violetto, quello ce l'avete? Sì, ce l'abbiamo, in sala da pranzo. Oh, magnifico, devo assolutamente vederlo. Oh, ma è splendido. Su, dai, venga di là a scaldarsi adesso. Mia cara, lei aveva assolutamente ragione riguardo al credenzone, di una rispettabilità granitica, ma perché avete tolto il tavolo centrale a favore di quei tavolini singoli? Rovina così l'effetto. Abbiamo pensato che gli ospiti avrebbero preferito i tavoli singoli. Le presento mio marito. Tempo ignobile là fuori, non è vero? Fa tornare a me nella mente le favole dickensiane, così fasulle. Comunque lei, mia cara, ha assolutamente tutte le ragioni riguardo ai tavolini singoli. Mi ero lasciato trasportare dal senso dell'epoca. Beh, porto di sopra queste cose. Che camera vi detto? Camera delle querce? Sì. Spero proprio che ci sia un bel letto a baldacchino, tutto intarsiato a roselline. E invece non c'è. Beh, credo proprio che mi troverò davvero bene qui. E poi sua moglie è davvero simpatica. Già! E bellissima poi. Devo nozio assurdo. Oh, eccole le classiche signori svedesi. I complimenti le scivolano addosso, ma giù in Europa li pretendono come dovuti. Invece qui in Svezia è un po' come se la loro femminilità gli fosse stata strappata da questi mariti con la loro rozzezza e bar. Vuole venire a vedere la sua camera? Ti spiacerebbe caricare finalmente la caldaia? Vengo! E questo è il castello del frate, immagino. Sì! Sono la signora Bulin. E io sono Gilbert Rasmussen. Ma prego, si avvicini al fuoco, si scaldi un po'. Che tempo orribile, vero? Altri bagagli? Un certo maggiore Melgren mi pare se ne sta occupando. Oh, allora gli lascio la porta aperta. L'autista non ce l'ha sentita di affrontare il viale, si era fermato al cancello. Abbiamo dovuto dividerci un taxi dalla stazione ed è stata un'impresa ritrovare anche quello. Non avete mandato nessuno a prenderci a quanto pare. Mi spiace, non sapevamo che treno avrebbe preso, altrimenti avremmo provveduto sicuramente a ricevervi. E avreste dovuto mandare qualcuno a tutti i treni. Mi dia il cappotto. Mia moglie scende subito. Vado a dare una mano a Melgren con le valigie. Avreste dovuto almeno spalare la neve sul viale dell'ingresso. Che faciloneria, che trascuratezza. Mi dispiace, io... La Rasmussen? Sì, Lei è molto giovane. giovane.
Per dirigere un'impresa di questo genere non può avere molta esperienza. Bisogna pur cominciare, non crede? Capisco, nessuna esperienza. Una casa vecchia. Spero non abbiate la carie del legno. Ma figuriamoci! Ma sapesse quanta gente non si rende conto di avere la carie del legno finché non è troppo tardi? La casa è in condizioni perfette. Una mano di pittura non le farebbe male. Ci sono i vermi in questa boasserie, lo sa? Da questa parte, maggiore! Oh, salve, molto lieto. Sa, fuori c'è un'autentica bufera e abbiamo rischiato di non farcela. Oh, comunque, se continua così, domani mattina ci troveremo con un paio di metri di neve. Vi garantisco che non ho visto nulla di simile da quando sono venuto in licenza nel 40. Porto di sopra le valigie. Che camera mi hai detto? Camera azzurra e camera rosa? No. Ho dato la camera rosa al signor Ren. Gli è piaciuto tanto il letto a baldacchino. Perciò, alla signora Bolin la camera delle querce, al maggiore Melgren la camera azzurra. Maggiore! Signor, sì! Che problemi ti servi tu qui? Avremo una brava donna aggiornata che viene a darci la mano su dal paese. Come personale fisso? Niente personale fisso, ci siamo soltanto noi due. Però mi è parso di capire che questa fosse una pensione in piena efficienza. Stiamo cominciando adesso. Mi scusi, sa, ma bisognava procurarsi un personale adeguato prima ancora di aprirlo un esercizio di questo tipo. La vostra inserzione gettava solo fumo negli occhi. Posso chiedere se sono l'unica ospite oltre il maggiore, si intende? Ah, no, ci sono parecchie persone. Questo tempaccio poi, una bufera addirittura, è tutto veramente increscioso. Ma non potevamo prevederlo il tempo. Il cielo è buio, l'aria è tempestosa, presto nevicherà e il pettirosso che farà. Io adoro le filastrocche infantili, sono così pure e sadiche. Permette la signora Bolin e il signor Ren. Piacere. Questo posto è davvero magnifico, non pensa anche lei? Alla mia età giovanotto, le comodità di una casa sono ben più importanti del suo aspetto. Se avessi saputo che non si trattava di una pensione in perfetta efficienza, non sarei mai venuta qui. Mi si era lasciato credere che ci fossero tutti i domestici necessari e tutte le comodità che può offrire una casa ben organizzata. Non è obbligata a rimanere qui se non è soddisfatta, signora Bolin. No, non mi sogno neppure di andarmene. Se c'è stato un malinteso, forse farebbe bene a rivolgersi altrove. D'altronde siamo pieni di richieste e ci sarà facilissimo rimpiazzarla. Inoltre dal mese prossimo aumenteremo la retta. Non ho nessuna intenzione di andarmene prima di essermi fatta un'idea di questo posto. Non si illuda di potermi mandare via a suo piacimento. Signora Rasmussen, le dispiace accompagnarmi nella mia camera? Ma certo, signora. Tesoro, sei stato grande. Quella donna è davvero insopportabile. Spero che la butti fuori nella neve. La detesto, se lo meriterebbe. Purtroppo è un piacere che dovrò rimandare. Oddio, ecco un altro. Da questa parte si accomodi. La mia macchina si è fermata nella neve a mezzo chilometro da qui. Altri bagagli? No, viaggio leggero. Ah, che piacere, un bel fuoco. Il signor Wren, la signorina... Carli, Mia moglie scende subito. non c'è fretta, devo scongelarmi. A proposito, pare che finiremo bloccati dalla neve. Il bollettino meteorologico prevede nevicate abbondanti, si raccomanda agli automobilisti, eccetera, eccetera. Spero che abbiate una buona scorta di viveri. Oh sì, e mia moglie è una massaia formidabile e se non dovesse bastare potremmo sempre mangiare le nostre galline. Prima di mangiarci tra noi, C'è niente di interessante su quel giornale lì fuori delle previsioni meteo? La solita politica. E
Eppure, no, aspetta, un delitto sensazionale. Un delitto? Oh, i delitti mi piacciono da morire. Pensano che sia stato un pazzo. Ha strangolato una donna a Stoccolma. Un maniaco sessuale, immagino. Qui non dice mica molto. La polizia cerca attivamente per interrogarlo un uomo visto nei pressi di Birka Katan all'ora del delitto. Indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello floscio. La radio ha trasmesso tutto il giorno un appello della polizia in merito. Descrizione utilissima, si adatta a mezzo mondo. Ma cara, è chiaro che quando la polizia dice sta cercando attivamente un uomo, è un modo in codice per dire che quello è l'assassino. Sì, può darsi. Come si chiamava la vittima? Marit Lindvall. Giovane o vecchia? Qui non lo dice. Cosa le dicevo? Un maniaco sessuale. Oh, ecco mia moglie. Che tempaccio, vero? La sua camera è pronta, se desidera fare un bagno l'acqua è calda. Altro che se lo desidero. Oh. Devo correre a fare da mangiare. Il maggior Magren mi sembra un tipo simpatico, non ci darà nessun problema. Chi mi fa paura è la signora Bolin. Dobbiamo servire assolutamente un'ottima cena. Pensavo di aprire 2 scatole di carne tritata con i cereali e una scatola di piselli e di fare un purè di patate. Per dessert, fichi sciroppati e crema. Credi che vada bene? Sì, certamente. Non molto originale, forse? Ma lasci che gli dia una mano io! Potremmo fare un omelette. Qualche uova per caso? Ma ne abbiamo un'infinità. Teniamo un esercito di polli. Non fanno tutte le uova che dovrebbero, ma ne abbiamo messo da parte una buona scorta. Bene, benissimo. E una bottiglia di vino rosso a buon mercato per dargli quel tocco continentale. Da aggiungere alla, ha detto, carne in scatola coi cereali. Beh, vi faccio vedere cosa c'è in cucina e sono sicuro che l'ispirazione verrà. Andiamo! Non è un tesoro! Si è messo uno dei miei grembiuli e sta preparando tutto l'occorrente. Mi ha detto di lasciare fare a lui e di non mettere piede in cucina per almeno mezz'ora. Ma se i nostri ospiti vogliono cucinare da sé, ci risparmieranno un sacco di fatica. Si può sapere perché ti ho dato la camera migliore? Ma te l'ho detto! Ti è piaciuto detto il letto a baldacchino? Oh, poverino, gli è piaciuto il letto a baldacchino, cretino. Gilbert! I tipi come lui li conosco molto bene. Tu non hai portato la sua valigia, io sì. Ed era piena di mattoni? Era leggera come una piuma. Per me dentro non c'era niente. Scommetto che è uno di quei giovanotti che campa tirando bidoni agli albergatori. No, io non credo. A me piace. La signorina Bolin e la signorina Carlin mi sembrano un tipo dei tipi un po' strane, non ti pare? Donna terribile. Insomma, i nostri ospiti o sono antipatici o sono bislacchi. Il maggiore Magren però mi sembra un tipo a posto, non ti pare? Probabilmente beve. Dici è vero? No, è che sono solo un po' giù di morale. Beh, comunque il peggio è passato. Sono arrivati tutti, no? Chi può essere? Forse l'assassino di Stoccolma. Ti prego. Vengo. E chiedo moltissime scuse. Io sono... Dove sono io? Questa è la pensione Castello del Frate. Che buonissima fortuna, madame.
che grazia dal cielo, un rifugio e una padrona di casa incantevole. La mia Rosa si è capovolta in un banco di neve in ogni luogo, mi acceca, non so dove sono. Forse io penso tra me e me, io adesso muoro siderato. Ma poi prendo la mia piccola valigia e mi avanzo travolando tra la neve. Ad un tratto un grande cancello di ferro. Sono salvo, un'abitazione. 2 volte mentre salgo il vostro via e io cado nella neve, ma alla fine ce la faccio all'impro. Potete affittarmi una camera, sì? Oh, sì, certamente. È piuttosto piccola, mi dispiace. Avete altri ospiti, naturale. Abbiamo inaugurato proprio oggi la pensione. Enchanté, incantevole. Come facciamo per i suoi bagagli? Quello non ha importanza affatto. Ho chiuso la macchina molto sicuramente. Ma non sarebbe meglio andarli a prendere? No. Io posso assicurarvi che in una notte come questa non ci sono ladri in circolo. Per quanto mi riguarda, le mie occorrenze sono molto semplici. Ho tutto quello che mi bisogna qui, in questa piccola valigia. Sì, tutto quello che mi bisogna. Potrebbe scaldarsi al momento. Io intanto mi occupo della camera. Temo che sia un po' fredda perché guarda a nord, ma tutte le altre sono occupate. Avete altri ospiti? Abbiamo la signora Bolin, il maggiore Melgren, la signorina Carling e un giovanotto di nome Christopher Wren. E adesso lei? Sì, io sono l'ospite inatteso, colui che non fu invitato. L'ospite è giunto ora, dal nulla, dalla tempesta. È drammatico, Chi sono io? Voi non sapete. Da dove vengo io? Voi non sapete. Io sono l'uomo del mistero. Ma io adesso concludo il quadro. Dopo di me non ci saranno più arrivi e nemmeno partite. Da stasera o da domani saremo completamente ritagliati fuori dalla civiltà. Niente fornaio, niente macellaio, niente postino, niente nessuno di fuori di noi. E questo io lo trovo ammirevole. Qui, ammirevole. Non potrebbe piacervi di meglio. Il mio nome, tra parentesi, è Paravicini. E noi siamo i Rasmussen. Il signore e la signora Rasmussen. E questa è la pensione Castello del Frate, ha detto? Pensione Castello del Frate. Perfetto. Perfetto. Considero estremamente disonesto non avvertirci che aprivano la pensione solo adesso. Beh, sa, c'è un principio per ogni cosa. Questa mattina la colazione era ottima. Caffè perfetto, uova strapazzate e marmellata di arance fatta in casa e servita con garbo anche. La signora fa tutto da sé. Dilettanti, ci vorrebbe un personale adeguato. Anche il pranzo era perfetto. Carne in scatola. Sì, ma camuffata in maniera egregia. C'era del vino rosso dentro. E per questa sera la signora ci ha promesso pasticcio di salmone. Questi radiatori non sono affatto caldi. Mi farò sentire in merito. Anche i letti sono comodi. O perlomeno il mio lo era. Spero anche il suo. Sì, accettabile. Non capisco proprio perché abbiano dato la camera migliore a quel giovanotto così strano. Beh, è arrivato prima di noi. Sa, chi tardi arriva. Dall'annuncio sul giornale mi ero fatta un'idea molto diversa di questo posto. Una comoda sala di scrittura e in genere un ambiente più vasto.
con serate di peluche e altri piacevoli passatempi. Insomma, un posto per vecchi e befane. Prego? E volevo dire, capisco quello che intende. No, non credo proprio che resterò qui per molto. No, non lo credo neanch'io. È veramente bizzarro quel giovanotto, proprio rende uno squilibrato. Che sia evaso da un manicomio. Non mi meraviglierei affatto. Gilbert, Sì? potresti scendere a spalare la neve dalla porta principale? Vengo! Vengo a dargli una mano, posso? È ottima ginnastica. E sa, io ho bisogno di ginnastica. Oh, mi scusi. Di niente. Ma dico io, che ragazza impossibile, non ha proprio l'idea di lavori di casa, attraversare il salone con un ossequio. Ma non c'è la scala di servizio? Ah sì, una bellissima scala di servizio, ottima in caso di incendio. Allora perché non la usa? E comunque le faccende vanno fatte prima di colazione. A quanto ho capito la signora deve anche cucinare. Tutto dilettantesco, tutto improvvisato. Ci voleva il personale adeguato. Beh, non è molto facile trovarlo al giorno d'oggi, non le pare? Effettivamente, le classi inferiori non si rendono conto delle loro responsabilità. Guarda un po' queste classi inferiori, sono diventate intrattabili, vero? Non hanno più voglia di fare da zerbino. A quanto vedo, lei è socialista. Oh no, non sono rossa, tutt'al più rosa pallido. Ma la politica non mi interessa granché, vivo all'estero. Immagino che all'estero la vita sia molto più facile. Beh, non devo né cucinare né fare le pulizie, come la maggior parte delle donne svedesi, a quanto ho capito. Questo paese sta andando a rotoli, non è quello di una volta. L'anno scorso ho venduto la mia casa, tutto era diventato troppo difficile. Gli alberghi e le pensioni sono più facili. Beh sì, risolvono parecchi problemi. Lei rimane molto in Svezia. Dipende, devo occuparmi di una faccenda. Quando avrò finito ripartirò. Per dove? La Francia? No, Per l'Italia? no. Ma che baccano! Mi dispiace di abbassare un po' la radio, sto scrivendo delle lettere e la radio mi fa perdere il filo. Davvero? Se non c'è niente a cui tiene particolarmente ad ascoltare, Il tuo pezzo preferito, di no c'è un'altra scrivania. e lo so, ma qui fa molto più caldo. Oh sì, molto più caldo, sono d'accordo. Ovunque io vada, quella donna insopportabile riesce sempre a trovarmi. E poi mi guarda con odio, decisamente con odio. Va bene anche così? Sì, è servito allo scopo. E cioè, Tattica di difesa. intende che Era seduta sulla poltrona più comoda, adesso ci sto io. l'ha fatta scappare. Oh, bene, benissimo. Sa, io non la sopporto. Perché non pensiamo a tutte le cose che potremmo fare per darle noia? Così magari se ne va. Con questo tempo, manco a pensarci. Oh, sì, è vero. La neve è così pura e piena di pace, fa dimenticare le cose. A me non fa dimenticare niente. Con che intensità che lo dice? Pensavo Che tipo di pensieri? al ghiaccio, nella brocca, in camera da letto, ai geloni aperti e sanguinanti, a una coperta, una sola, leggera e sbrindellata, e a un bambino che trema di freddo e di paura. Mia cara, lei è lugubre.
Decisamente lugubre. Che cos'è, un romanzo? Non sapevi che sono una scrittrice? Davvero? Spiacente di deluderti. No. Pronto? Sì, qui è Castello del Frate. Cosa? E no, il signor Asmus non può venire al telefono in questo momento. Io sono sua moglie. Chi? La polizia? Sì, capitano Beria, ma temo sia impossibile. Non arriverebbe mai. Le strade sono bloccate, completamente bloccate. Le strade sono non riuscirebbe mai a arrivare nessuno. Sì. Va benissimo. Sì. Va bene. Ma scusi, ma perché? Pronto? Pronto? Molly, sai se c'è un altro badile? Iver, ha telefonato la polizia. Vuoi con la legge? Avete servito liquori senza licenza? Ci mandano un sergente. Ma non arriverà mai. È quello che ho detto anch'io. Ma sembravano sicuri che ce l'avrebbe fatta. Ma figuriamoci, neanche una jeep potrebbe arrivare qui con questo tempo. Le strade sono tutte bloccate. E poi si può sapere che cosa è successo? È quello che ho domandato. Ma l'uomo al telefono non ha voluto dirmelo. Si è solo raccomandato di dire a mio marito di ascoltare con molta attenzione il sergente Talberry. Sì, credo che si chiami così. E di obbedire per filo e per segno alle sue istruzioni. Ma è incredibile! Ma che cosa possiamo aver combinato? Abbiamo pagato il canone della radio, vero? Sì, l'ha ricevuta in cucina sulla credenza. Oh, aspetta, io l'altro giorno quasi ho avuto un tamponamento. Sì, però era colpa dell'altro, quindi... Ma qualcosa dobbiamo pure aver fatto! Ah, avrà sicuramente a che fare con la pensione. Avremo violato qualche regolamento del cavolo. Al giorno d'oggi è impossibile evitarlo. Come vorrei che non avessimo mai aperta questa pensione. Sono tutti di cattivo umore. Resteremo bloccati dalla neve per giorni e giorni. E ci toccherà fare fuori tutta la scorta di scalette! Sul tesoro, tutto sta andando liscio come l'olio. Pensa che ho appena riempito i secchi di carbone. Ho portato in casa la legna, ho governato le galline e tra poco andrò ad accendere il fuoco. Sì, però pensarci bene, deve essere successo qualcosa di grave se mandano qui un sergente della polizia. Deve essere qualcosa di molto urgente. Ah, ora, signor Rasmussen, lo sa che i caloriferi della biblioteca sono letteralmente gelati? Mi spiace, siamo un po' corto di carbone. Vi pago 300 corone a settimana. 300 corone e non voglio morire assiderata. Vado ad accendere la caldaia. Signor Rasmussen, permette un'osservazione. Aveva accettato come pensionante un giovanotto molto strano. I suoi modi, le sue cravatte, non si pettina mai. È un giovane architetto di origine inglese, molto brillante. Prego? Christopher Wren è un architetto. Mia cara ragazza, so benissimo chi era Sir Christopher Wren. Ha costruito la cattedrale di St. Paul. Voi giovani credete di avere il monopolio della cultura. Ma io mi riferivo a questo Wren. Anche lui fa di nome Christopher. I genitori l'hanno chiamato così nella speranza che diventasse un architetto. E lui lo è diventato. O sta per diventato. Mi sembra una storia poco chiara. Credo che dovrebbe fare delle indagini sul suo conto. Che ne sa di lui? Più o meno quello che so di lei, signora Boleyn, e cioè che mi pagate tutti e due 300 corone alla settimana. Ed è tutto quello che devo sapere. Tutto quello che mi riguarda. Non ha importanza se i miei ospiti mi piacciono o non mi piacciono. Lei è giovane, è inesperta e dovrebbe essere contenta di ricevere i consigli da una persona che ne sa più di lei. E che cosa mi dice di quello straniero? Già, che cosa le dico? Non lo aspettavate, vero? Respingere un cliente in regola
È contro la legge, signora Bolin. Lei dovrebbe saperlo. Perché mi dice questo? Lei non era magistrato del tribunale, signora Bolin? Io dicevo soltanto che quel signor Paravicini, o come diavolo si chiama, mi sembra piuttosto. Faccia attenzione, gentile signora. Lei parla del lupo ed ecco le fabula. L'avevo sentita entrare. Io entro sempre sulla punta dei miei piedi, così. Nessuno mi sente mai se io non voglio. E questo lo trovo molto, molto divertente. Davvero? Ora, c'era una giovane... Io devo finire a scrivere le mie lettere, vado a vedere in sala. Caldo. La mia affascinante ospite mi appare un po' scossa. Che cosa c'è, la piccola bambina? Stamattina tutto è complicato. Colpa della neve. Oh oui, la neve rende le cose difficili. O forse le rende facili. Oh sì, molto facilissime. Non so che cosa intenda. No, infatti, c'è una vasta quantità di cose che lei non sa. Io credo, per dirne una, che lei non sa molto come far andare a una pensione. Sì, è vero, ma io e Gilbert ce la stiamo Ma mettendo. bravo, bravo! Non sono una copa da buttare via. Lei è senza dubbio una coca deliziosa. Ma mi permette una piccola parola di consiglio. Lei e suo marito non deve essere troppo fiduciosi. Avete delle referenze delle persone che vi siete accettate? Ma si usa? Io ho sempre pensato che la gente arrivasse e stop. Ma è consigliabile sapere qualche piccola cosa sulle persone che vivono sotto il suo tetto. Prenda me per esempio. Io comparisco dicendo che la mia automobile si è capotata in un banco di neve. Ma cosa sa lei di me? Niente assoluto. Potrei essere un ladro, un rapinatore, uno che sfugge alla polizia, un assassino forse. Per quanto riguarda la signora Bolin, invece, Il salotto è una ghiacciaia, non ci si può stare. Le mie lettere le scriverò qui. permette che io attissi il fuoco per lei. Signora, è qui in giro suo marito. Temo che le condutture dell'acqua del gabinetto, dello stanzino da bagno al piano inferiore siano gelate. Oddio, oggi non è giornata. Prima la polizia, adesso lo sciacquone. Polizia? La polizia ha detto. Sì, ha chiamato poco fa. Ci mandano un sergente, ma non credo che arriverà. Questo carbone è proprio schifoso. Più della metà sono tutti sassi, con quello che lo paghiamo. Beh, che succede? Pare che stia arrivando la polizia. Ma perché? Non c'è da preoccuparsi, nessuno può arrivare qui con questo tempo, le strade sono tutte bloccate. Oggi qui non arriva nessuno. Lei il signor Rasmussen? Sì, Sergente Taberi, polizia di Falun. prego, vada alla sua sinistra, troverà la porta d'ingresso, io le vengo incontro. Oggigiorno paghiamo la polizia per questo, mi immagino, perché si diverte con gli sport invernali. Perché ha chiamato la polizia, signora Rasmussen? Io non ho chiamato nessuno. Ma chi è quell'uomo? Da dove arriva? L'ho visto passare con gli sci dalla finestra del salotto. Può anche non crederci, ma quell'individuo è un poliziotto che scia. Questo è il sergente Tabberi. Buonasera a tutti. Lei non può essere un sergente, è troppo giovane. Sono meno giovane di quello che sembro, signora. Ma è terribilmente vitale. Possiamo mettere i suoi sci nel sottoscala, mi segua. Signora, potrei usare il telefono? Ma certo, maggiore. Quel poliziotto è davvero carino. È tonto, si vede a occhio nudo.
Pronto? Pronto? Signora, il telefono è guasto, non si sente nulla. Ma se andava bene mezz'ora fa. Saranno caduti i fili, sarà stato il peso della neve. Così siamo isolati, completamente isolati. Oh, com'è buffo. Non c'è niente da ridere. Non davvero? Oh, su via, è solo un mio scherzo privato. Shh, il seguge ritorna. Beh, adesso possiamo venire al dunque, signor Rasmussen. E la signora Rasmussen? Se ci vuole parlare in privato possiamo andare nella biblioteca. Non è necessario. Anzi, se ci sono tutti risparmiamo tempo. Posso mettermi lì? Su, avanti, che cosa abbiamo fatto? Fatto? No, non avete fatto nulla, credo. Si tratta di una cosa ben diversa. Protezione della polizia. Protezione della polizia. Sì, è in relazione all'omicidio della signora Lindvall. Marit Lindvall, Birkagatan 24, Stoccolma. Assassinata ieri, 15 del corrente mese. Forse ha letto o sentito qualcosa in merito. Sì, ne parlava la radio. La donna strangolata, vero? Esattamente. Innanzitutto vorrei sapere se conoscevate la signora Lindvall. Mai sentita nominare. Forse non l'avete conosciuta come Lindvall, non era il suo vero nome. Era una pregiudicata e siamo riusciti a identificarla grazie alle impronte digitali. In realtà si chiamava Marit Stenhammar e insieme a suo marito Jon viveva nella fattoria del Montelungo, a 2 passi da qui. Montelungo... Ma non è dove quei bambini... Esatto, il caso del Montelungo. 3 bambini. Sì, signorina, 3 bambini di Kronstrom furono affidati dal tribunale agli Stenhammar perché bisognosi di cura e protezione. Dopo qualche tempo, però, il bambino più piccolo morì a causa di maltrattamenti e denutrizione. Fu orribile. Gli Stenhammar furono condannati a qualche anno di reclusione. Lui morì in carcere, mentre lei ha scontato la pena regolarmente. E come vi dicevo, è stata assassinata ieri in Birkagatan. Strangolamento. E chi è stato? Ci sto arrivando. Sul luogo del delitto è stato trovato un taccuino che indicava 2 indirizzi. Il primo, Birkagatan 24, e il secondo, Castello del Frate. Cosa? Proprio così. Ed è per questo che il capitano Berry mi ha mandato qui, per vedere se esiste un legame tra questa casa o le persone di questa casa e la fattoria del Montelungo. Ma no, nessun legame, deve trattarsi di una coincidenza. Il capitano non crede che sia una coincidenza. Sarebbe venuto di persona, ma viste le condizioni del tempo e dato che so sciare ha mandato me, con il compito preciso di interrogarvi tutti, fare un rapporto per telefono e mettere in atto tutte le misure necessarie per la sicurezza dei presenti. Sicurezza? Ma pensa che corriamo qualche pericolo? Pensa che ci sarà un altro assassinio? Non vorrei spaventarvi, ma francamente sì, è proprio quello che temiamo. Ma perché? È proprio per scoprire il perché che sono venuto qui. Ma è un'idea folle. Sì, signor Rasmussen, ma proprio in quanto folle e pericolosa. Stupidaggini. Devo dire che mi sembra un po' tirata per i capelli. C'è qualcosa che non ci avete detto, sergente Talbert? Sì, signora. Sul corpo della Lindvall c'era un foglio con la scritta "Questo è il primo". Sotto c'era il disegno di 3 topolini, il rigo musicale di una canzone per bambini, 3 topolini ciechi. Lei sa come fa. Cerchi oime, tutti e 3, ai topini, poverini. Col coltello lascia il temperin, fattore tagliò i codini ai 3 topini ciechi, 3 topini ciechi. È orribile. Sì che c'erano 3 ragazzi a Montelungo e uno è morto. Il più piccolo aveva solo 8 anni. E che ne è stato degli altri 2? La sorella è stata adottata da un'altra famiglia e non siamo ancora riusciti a metterci in contatto. Quanto al fratello maggiore, ha disertato il servizio militare e da allora se ne sono perse le tracce.
Secondo lo psichiatra dell'esercito era decisamente schizofrenico. La polizia pensa che sia stato lui a uccidere la signora Lindvall. Sì, voglio dire, Stenhammar. Probabilmente sì. E che è un pazzo criminale che verrà qui a uccidere qualcuno. Ma perché? E questo è quello che devo scoprire. Il capitano crede che ci debba essere un punto di contatto. In primo luogo, signor Rasmussen, lei afferma di non aver avuto nulla a che fare con la fattoria del Montelupo. Assolutamente no. Nemmeno lei, signora? No, nessun contatto. E i domestici? Non ne abbiamo. E a proposito, le dispiacerebbe se andassi in cucina? Mi troverà lì se ha bisogno di me. Si accomodi pure. E adesso, signori, per favore, datemi i vostri nomi. Tutto questo è semplicemente ridicolo. Noi siamo semplicemente gli ospiti di questa specie di albergo. Siamo arrivati soltanto ieri, non abbiamo niente a che vedere con il paese. Ma avete stabilito in precedenza di venire qui? Voglio dire, avete prenotato le vostre camere in anticipo? Beh, tutti, tranne il signor Paravicini. La mia automobile si è arrovesciata in un banco di neve. Capisco, ma quello che volevo dire è che se qualcuno vi sorvegliava può aver scoperto che venivate qui. E c'è una cosa che voglio sapere, e anche subito. Chi fra di voi ha avuto una parte nel caso del Montenudo? Non siete ragionevoli. Qualcuno di voi è in pericolo. Devo sapere chi è. E va bene. Visto che non parlate, ve lo chiederò ad uno. Cominciamo da lei, visto che è capitato qui più o meno per caso. Signor Pari... Paravicini. Ma caro ispettore, io non so nientissimo di quello che lei va discorrendo. Io non so niente dei vostri affari caserecci dei tempi che fu. Lei, signora? Volevo, ma davvero, ritengo un'impertinenza, perché proprio io avrei dovuto a che fare con una faccenda così incresciosa. Signorina? Carlin, Lena Carlin. Non ho mai sentito parlare della fattoria del Montelungo e non so niente. E lei, signore? Maggiore Melgren. Ho seguito il caso sui giornali a suo tempo. Ero di stanza Dumeo allora. Non ho informazioni di prima mano. E lei? Ma io ero solo un marmocchio all'epoca. Non mi ricordo assolutamente nulla del caso. Ed è questo tutto quello che avete da dirmi? Tutti quanti! Bene, se uno di voi muore assassinato, se la sarà voluta! E adesso, signor Rasmussen, potete fare il giro della casa. Ma carissimi, che melodramma! E poi il segugio è così carino. Sapete, io adoro i poliziotti e anche i militari, così austeri e tutti d'un pezzo. E poi 3 topolini ciechi, oh come eccitante, come faceva il motivetto. Ma dico io, signor Bren. Che cosa? Non le piace? Ma è la sigla dell'assassino. Pensi che brivido deve dargli? Fanfaluche, roba da romanzo. Non credo neanche a una parola in quella storia. Oh, signora Bolin, aspetti che scivoli dietro le sue spalle e che stringa le mie mani intorno al suo collo. Ma finisci! Basta così, Christopher! È uno scherzo di cattivo gusto. Anzi, non è nemmeno uno scherzo. Oh, sì che lo è lo scherzo di un folle, questo che lo rende così macabro. Se solo potesse vedere le vostre facce. Un giovanotto spaventosamente maleducato e nevrotico. Il suo amico architetto si era comportato come un mentecato.
Al giorno d'oggi i giovani sono tutti un fascio di nervi, ma credo che maturando si metterà a posto. Io non ho la pazienza con la gente che la fa lunga sui suoi nervi. Io non ho i nervi. No? È una fortuna per lei, signora Polin. Che mi dice questo? Io credo che a quel tempo lei fosse un magistrato del tribunale. Anzi, per la precisione, è stata lei a mandare quei 3 bambini al Montelungo. Ma come si permette? Io non posso essere ritenuta responsabile. I 2 Stenhammar avevano un'aria per bene e a sentirli non vedevano l'ora di prendersi i bambini. Pareva una soluzione ideale. Latte, uova fresche e vita sana all'aria aperta. E calci, e pugni, e fame, e una coppia di genitori malvagi fino al midollo. Come potevo saperlo? Erano educati, parlavano bene. Sì, avevo ragione. Era proprio lei. Ma una cerca di fare il proprio dovere verso il paese e cosa ci ottiene? Soltanto insulti. Oh, mi deve chiedere scusa, ma io trovo questo spaziosissimo. Mi diverto grandemente. Quell'uomo non mi era piaciuto fino dal primo momento. Da dove veniva ieri sera? Non lo so. Ha un po' l'aria di un parolaio trafficone. E si trucca per giunta cipria e rossetto, disgustoso. Deve essere molto vecchio anche. Eppure schizza qua e là come un ragazzotto. E ha una voce strana, quasi artefatta. Qui c'è bisogno di altra legna. Vado a prenderla. Si è fatto buio, faccio un po' di luce. Dove avevo messo la penna? Che canzoncina orribile. Perché non le piace? Forse le ricorda l'infanzia? Un'infanzia infelice? Sono stata molto felice da bambina. Ha avuto fortuna. Lei non l'è stata? No. Mi dispiace. Ma è stato molto tempo fa. Certe cose si superano. O forse no, chi può dirlo? Dicono che quello che ci succede da bambini conta più di tutto il resto. Dicono, chi lo dice? Gli psicologi. Tutte chiacchiere, non sopporto gli psicologi. Io non ho avuto molto a che farci. Beh, fortuna per lei. È tutto fumo negli occhi. La vita è come ce la facciamo noi, bisogna andare avanti e mai voltarsi indietro. A volte non se ne può fare a meno. Storie, è questione di forza e di volontà. Forse. Io lo so. Può darsi che abbia ragione lei, ma a volte succedono delle cose che ci costringono a ricordare. Sciocchezze. Volti le spalle al passato. Ma è la via giusta, me lo chiedo. Forse è un errore. Forse dovremo affrontarlo. Nulla del passato può toccarmi se io non voglio. Beh, di sopra è tutto in ordine. Ma questo cos'è? Il salotto? Che cos'è quella faccia? Vi dispiace chiudere la porta? Questa cosa è piena di spifferi. Mi dispiace signora, ma devo farmi un'idea sulla pianta della casa. Bene, il mio giro si conclude qui. Niente di sospetto. Non mi resta che fare il rapporto al capitano. Ma non può telefonare, non c'è la linea. Cosa? E da quando? Il maggiore Melgren ha cercato di chiamare poco dopo il suo arrivo. Ma prima funzionava. Lei ha parlato con il capitano Bell. Sì, certo. Suppongo che i fili siano caduti a causa della neve. Sarà. Ma potrebbero averli tagliati. Tagliati? E chi può essere stato? Signor Rasmussen, ma che ne sa lei delle persone che alloggiano in questa pensione? Beh, noi, per la verità, non molto. Ma anche se questo pazzoide vuole venire qui a ucciderci tutti, o almeno uno di noi, per il momento siamo al sicuro e grazie alla neve non può venire qui finché non si scioglie. A meno che non sia già qui. Già qui? E perché no?
Tutte queste persone sono venute qui ieri sera, diverse ore dopo l'assassinio di Stoccolma. Hanno avuto il tempo di viaggiare comodi. Ma tutti, eccetto i vicini, avevano prenotato in anticipo. E allora? Anche questi delitti vengono studiati in anticipo. Ma ha una descrizione di quell'uomo? Una corporatura imprecisata, indossava un cappotto scuro, un cappello floscio, aveva la faccia nascosta da una sciarpa, Qui ci sono 3 cappotti scuri. Uno è il suo, signor Rasmussen. Ma è il cavo del telefono che mi preoccupa. Se è stato tagliato... Io devo proprio andare a preparare la verdura. C'è una derivazione? Mi scusi, ha detto qualcosa? Sì, signor Rasmussen, ho detto, c'è una derivazione? Sì, in camera mia. Le dispiace andare sopra e vedere se funziona? Ma chi ha lasciato la porta aperta? È tra i fenomeni più studiati dagli specialisti negli ultimi anni, con indagini che investono tutte le specie animali più complesse. Ma per capire quella che definirei la meccanica della paura, bisogna studiarne l'effetto soprattutto sulla mente umana. Immaginate, per esempio, di essere soli in una stanza. È quasi sera, una porta si apre lentamente davanti a voi. Ebbene, anche se foste la persona più sfruttata e coraggiosa del mondo, dubito che Voglio vedere riuscireste a se trovo frenare qualcosa di un po' più il tuffo al decente alla cuore radio. che per un automatismo inesorabile coglie ogni essere umano quando viene a trovarsi Ma cosa fa? Perché aspetta la luce? Ma cos'è questo baccano? Chi ha spento la luce? La straordinaria caduta di neve, ancora più copiosa nelle ultime ore, non accenna a placarsi. La perturbazione però si sta ora spostando verso la regione di Uppsala, dove la popolazione si sta già preparando all'arrivo di nuova neve da ovest. Cari bambini in ascolto, abbiate ancora un po' di pazienza, perché presto potrete creare Su, signora, si concentri, cerchi di pensare. Non riesco a pensare, ho il cervello paralizzato. La signora Bolin era appena stata ammazzata quando l'era trovata. Lei veniva dalla cucina. È sicuro che non avrei visto o sentito nessuno mentre attraversava il corridoio? No, credo di no. Soltanto la radio che urlava mentre venivo qui. Come avrei potuto sentire altro, le pare? Forse è proprio quello che voleva l'assassino. O l'assassina. Quindi vede che... Ma potrebbe comunque aver sentito qualcosa. L'assassino forse si è accorto che lei veniva da là, è scappato in sala da pranzo e poi su per la scala di servizio.
Mi pare, ma non ne sono sicura, di aver sentito una porta cicolare e chiudersi. Quale porta? Non lo so! Si sforzi di pensare! In alto, in basso, a destra, a sinistra, dove? Le dico che non lo so, non sono neanche sicura di aver sentito qualcosa! Vuole smettere di tormentarla, non vede che non ne può più? Signor Rasmussen, io qui sto indagando sul delitto. Mi sembra che tutti voi non abbiate preso sul serio la situazione. La signora Pauline, per esempio, mi ha taciuto qualcosa. Tutti mi avete taciuto qualcosa. Ora la signora Pauline è morta. E se non andiamo a fondo di questa faccenda, ci sarà un altro morto. Un altro morto, e perché poi? Perché i topolini ciechi erano 3. Uno per ogni topolino. Sì, ma deve esserci pure qualche punto di contatto. Voglio dire, qualche punto di contatto col caso del Montelungo. Proprio così. E perché un altro morto qui? Ma perché gli indirizzi nel taccuino erano solamente 2? Ora, a Birkagata al 24 c'era un'unica vittima possibile, ed è stata ammazzata. Mentre qui, al Castello del Frate, la scelta è piuttosto vasta. Sciocchezze, sarebbe una coincidenza incredibile se ci fossero 2 persone coinvolte nel caso del Montelungo. Date le circostanze non sarebbe una gran coincidenza. Ci pensi bene, signorina Carlin. Ora io vorrei stabilire dove si trovava ciascuno di voi quando la signora Pauline è stata ammazzata. Ho già la dichiarazione della signora Rasmussen. Dunque, lei era in cucina a preparare le verdure. È uscita, ha percorso il corridoio ed è venuta qui. La radio strepitava, ma il salone era buio. Lei ha acceso la luce, ha visto la signora Pauline e ha urlato. Sì, ho urlato fortissimo senza riuscire a fermarmi e finalmente è arrivato qualcuno. Infatti, come dice lei, è arrivato qualcuno, parecchia gente anzi, da tutte le direzioni più o meno contemporaneamente. Signor Rasmussen, quando io sono uscito per andare a controllare il cavo telefonico, lei è salito in camera sua. Bene. Dov'era quando sua moglie ha gridato? Ero ancora in camera da letto e anche la derivazione non funzionava. Ho guardato anche fuori dalla finestra per cercare tracce di fili tagliati, ma niente. Avevo appena chiuso i vetri quando ho sentito Molly gridare, così sono corso di sotto. E per fare queste 2 cosette ci ha messo parecchio tempo. Non mi pare. Beh, diciamo che se l'è presa comoda. Ero sovrappensiero. Capisco. E lei, signor Wren, che cosa ci racconta? Ma ero passato in cucina a vedere se la signora Rasmussen aveva bisogno di una mano. Sa, io adoro cucinare. E poi sono andato su in camera mia. Perché? Beh, è naturale che ogni tanto uno abbia voglia di andare in camera sua, se ha voglia di stare da solo lì. E lei è andato in camera sua perché aveva voglia di stare da solo? Volevo, sì, pettinarmi e... beh, ero da solo in camera mia. Voleva pettinarsi. Hai sentito la signora Rasmussen gridare? Sì. Ed è sceso giù? Sì. Strano che lei e il signor Rasmussen non vi siete incontrati sulle scale. Beh, ho preso le scale di servizio per salire. E ha preso le scale di servizio anche per andare in camera sua o è passato di là? No, ho sempre preso le scale di servizio. E lei, signor Paravicini? Vi ho già detto, ispettore, io suonavo il pianoforte di là. Non sono ispettore, sono un semplice sergente. E dopo che sono passato dal salotto, l'ha sentita qualcuno mentre suonava il piano? No, non credo. Lei ha visto, io suonavo molto, molto sottovoce, così, con un dito solo. Suonava 3 topolini ciechi. È una canzoncina molto bella, come dire, attaccatiscia. E non trovate anche voi? Per me è orribile. Eppure ronza nella testa della gente. E c'era qualcuno che la fischiava anche. La fischiava? Dove? Ma non sono sicuro, forse nell'ingresso, o di sopra nelle scale, o nelle camere. Chi di voi fischiava 3 topolini ciechi? Si sta inventando tutto, signor Paravicini? Ma no, ispettore! Voglio dire, sergente, io non farei mai una simile cosa. Beh, continui. Stava suonando il piano? Sì, con un dito solo. E poi ho sentito la radio gridare fortissimo e qualcuno che ci gridava in mezzo. Questo offende le mie orecchie.
E poi all'ultimo ho sentito la signora Rasmussen che urlava. Dunque, il signor Rasmussen di sopra, il signor Ren in camera sua e il signor Paravicini in salotto. E lei, signorina Carling? Ero in biblioteca, stavo scrivendo delle lettere ma in sala lettura. Sapevo che nello scrittorio non c'era la signora Bolin e non mi andava di averla intorno. E ha sentito quello che stava succedendo qui? No, non ho sentito niente finché la signora Rasmussen non ha gridato. E allora cosa ha fatto? Sono venuta immediatamente qui. Ma lei ha detto che stava scrivendo delle lettere quando ha sentito gridare. Sì, Si è alzata dal tavolo ed è corsa qui. sì, Eppure non c'erano lettere incompiute sul tavolo della biblioteca. l'ho presa con me. Cara Johanna, è una sua amica? Una parente? Questo non la riguarda. No, non mi riguarda. Strano, sa? Perché se io stessi scrivendo delle lettere e sentissi qualcuno gridare di terrore, non perderei tempo a piegare la lettera e metterla nella busta prima di andare a vedere quello che sta succedendo. Davvero interessante. Veniamo a lei, Maggiore. Ha detto che era in cantina. Come mai? Stavo dando un'occhiata in giro e ho curiosato nel ripostiglio sotto le scale. Sa, quello pieno di attrezzi sportivi e carabattole. Ma sul fondo ho notato un'altra porta. L'ho aperta ed ho visto delle scale. Così mi sono incuriosito e sono sceso. Avete davvero una bella cantina. Secondo me deve essere la cripta di un vecchio monastero. Probabilmente è per questo che chiamano la proprietà Castello del Frate. Qui non stiamo facendo ricerche archeologiche, Maggiore. Qui stiamo indagando sul delitto. È possibile che l'assassino si sia accorto dell'arrivo della signora Rasmussen, sia scappato in sala da pranzo e poi sia andato in ripostiglio chiudendosi la porta alle spalle. Beh, sono possibili tante cose. Ma allora devono esserci le impronte digitali nello stanzino. Beh, ma le mie ci sono senz'altro. Ma i criminali non si preoccupano di mettersi i guanti? Solitamente sì, ma tutti i criminali prima o poi commettono un errore. Mi chiedo se questo è vero, sargento. Senta un po', non le sembra che stiamo perdendo tempo? Qua c'è una Signor Rasmussen, conduco io le indagini qui e devo valutare tutte le possibilità. E vi dirò una cosa: tutti potevate commettere questo delitto. Tutti! Silenzio! L'architettura di questa casa è molto complessa. Chiunque di voi poteva salire da una scala e scendere dall'altra. E il punto cruciale è che tutti eravate soli nel momento del delitto. Dia retta a me, lei sta parlando come se fossimo tutti sospettabili, ma è assurdo. Ma in un caso di omicidio bisogna sospettare di tutti. Ma lei sa benissimo che ha compiuto il delitto in Birkagautan. È stato il maggiore dei ragazzi del Montelungo, un ragazzo squilibrato, che oggi dovrebbe avere circa 40 anni. Ebbene, qui c'è solo una persona che corrisponde alla descrizione. Lui! Non è vero! Non è assolutamente vero! Ecco, è sempre così! Sono sempre tutti contro di me! È una persecuzione! È una persecuzione! Calma, figliolo, calma. Va tutto bene, Chris? Nessuno ce l'ha con te. Gli dica che va tutto bene. Noi non incastriamo la gente. Gli dica che non è in arresto. Ma io non arresto nessuno. Per farlo ho bisogno di impronte e impronte non ne ho. Devi essere impazzita, Molly. E anche lei, sergente. Qua c'è solo una persona che corrisponde alla descrizione dell'assassino e lei dovrebbe arrestarlo. È perlomeno doveroso nei confronti di tutti noi. Aspetta, Gilbert, aspetta. Sergente Talbert, posso parlarle un momento da sola? Certo, signora. Tutti gli altri, per favore, vadano in sala da pranzo. Io non vado. No, Gilbert, vai anche tu, sii buono. Ho detto che resto, ma mi dici che ti prende, Molly. Ti prego.
Dunque, signora, cosa voleva dirmi? Sergente D'Albere, lei pensa che il pazzo omicida sia il maggiore dei tre fratelli della fattoria, ma non lo sa di sicuro, vero? Di sicuro sappiamo molto poco. Certo è che quella donna che ha maltrattato quei bambini è stata uccisa, così come la giudice che gliel'aveva affidati. Inoltre, il cavo del telefono che mi permetteva di comunicare con il mondo esterno è stato tagliato. Ma neanche questo lo sa di sicuro, può essere stata la neve. No, il cavo è stato tagliato a pochi passi dalla porta d'ingresso. L'ho visto con i miei occhi. Capisco. Si sieda, signora. Tuttavia lei non può avere la Ma certezza... tutto punta nella stessa direzione. Instabilità emotiva, mentalità infantile, diserzione, la diagnosi dello psichiatra. Lo so, e di conseguenza tutto accusa Christopher, ma io non credo che sia stato lui. Devono esserci altre possibilità. Per esempio? Ma quei tre fratelli della fattoria non avevano nessun parente? La madre era martorizzata ed è morta poco tempo dopo che le avevano tolto i figli. E il padre? Il padre era un sergente in missione all'estero. Se è ancora vivo dovrebbe essere in congedo. Non sapete dove si trova adesso? Al momento non abbiamo informazioni precise. Ma mettiamo che sia tornato a casa e abbia saputo che la moglie era morta e che i suoi tre bambini avevano avuto un'esperienza atroce, tanto che uno ci aveva lasciato la vita. Potrebbe essere diventato pazzo e aver cercato la vendetta. Ma queste sono semplici illazioni. Ma è possibile? Sì, possibilissimo. Quindi l'assassino potrebbe essere un uomo di mezza età o perfino un vecchio. Quando ho detto che aveva telefonato alla polizia, il maggiore Melgren ha avuto una brutta scossa. Mi creda, era sconvolto, l'ho visto in faccia. Il maggiore Melgren? Un militare, di mezza età. Certo, sembra perfettamente normale ed è anche simpatico. Ma non sempre la pazzia si nota, no? No, spesso non ci si accorge di nulla. Quindi, Christopher non è il solo sospetto, c'è anche il maggiore Melgren. Secondo lei, signora, c'è qualcun altro? Il signor Paravicini ha fatto cadere l'attizzatoio quando ha detto che aveva telefonato alla polizia. Ma il signor Paravicini? Lo so, è molto vecchio ed è straniero per giunta. Però forse non è vecchio come sembra. Si muove come un ragazzotto ed è evidente che si trucca la faccia. Se ne è accorta anche la signorina Carling. Potrebbe essere... So che sembra un romanzo d'appendice, ma potrebbe essere sotto mentite spoglie. Le sta proprio a cuore dimostrare l'innocenza del signor Ren, vero? Ma un'aria così indefesa, così infelice. Lasci che le dica una cosa, signora. Fin dal principio io ho considerato tutte le possibilità. Il fratello maggiore, Gabriel, il padre o qualcun altro. C'era anche una sorella, se le ricorda bene. La sorella? Eh sì, potrebbe anche essere stata una donna a compiere questi delitti. La signorina Carling. Eh già, signora, la scelta è molto vasta. Ci sarebbe anche lei, per esempio. Io? Beh, ha l'età giusta, più o meno. E poi c'è suo marito. Gilbert, ma è ridicolo. Che cosa sa di suo marito, signora Rasmussen? Che cosa so di Gilbert? Da quanto tempo siete sposati? Da un anno. E dove l'ha conosciuto? A Stoccolma, ad un ballo, eravamo andati in un gruppo di amici. Ha incontrato la sua famiglia? No, non ha più nessuno, i suoi sono morti tutti. Tutti? Oh, ma lei fa sembrare tutto ambiguo. Il padre di Gilbert era un avvocato e la madre è morta quando lui era ancora in fasce. Lei mi sta dicendo le cose che l'ha raccontato lui? Sì! Non sa nulla per esperienza diretta. È assurdo. Cara signora, non ha idea di quanti casi come il suo ci dobbiamo occupare. Ma mi lasci fare un'altra domanda. Da quanto tempo conosceva Gilbert Rasmussen quando l'ha sposato? Da 3 settimane. Ma quindi non sa niente di lui? Non è vero, io so tutto di lui. So che uomo è. È Gilbert. E comunque non era neanche a Stoccolma ieri, quando è stato commesso il delitto. E dov'era? Qui? Era rimasto in zona per comprare una rete per il pollaio. E l'ha comprata? No, non era del tipo che cercava. Ma Stoccolma è a soli 50 km da qui. C'è un orario ferroviario.
In treno sono 40 minuti e in macchina poco di più. Le dico che Gilbert non era a Stoccolma quando è stato commesso il delitto. Un momento, signora. Questo cappotto è di suo marito? Sì. Qui c'è l'Espressen di ieri, l'edizione che si vende a Stoccolma. Non ci credo. Molly! Mi è spaventata. Lui dov'è? Lui Il sergente! è uscito di là. Oh! Se solo potessi andarmene! Non c'è un posto in questa casa dove posso nascondermi! Nasconderti? Sì, dal sergente! Perché? Ma sono tutti così furiosamente contro di me! E ancora un po' diranno che sono stato io a commettere questi delitti! E soprattutto, lo dirà tuo marito? Non ti preoccupare di lui. Christopher, non si può scappare per tutta la vita, bisogna crescere una volta o l'altra. Oh, io non vorrei mai essere cresciuto! Tu non ti chiami Christopher Ben, vero? No, E allora perché? perché mi faccio chiamare così? Ma perché è divertente. E poi a scuola mi chiamavano sempre Christopher Robin, come quel ragazzino smorfioso di Winnie the Pooh. Christopher Robin. Era odiosa la scuola, la odiavo. E come ti chiami veramente? Ma che importanza ha? Poi quando ho fatto il militare sono anche scappato. Sì, esatto, proprio come l'assassino misterioso. Tutti i pezzi del puzzle combaciano. Se solo mia madre, Sì, tua madre? se solo mia madre non fosse morta, avrei avuto qualcuno che si fosse preso cura di me e mi avrebbe protetto. Ma non possiamo farci proteggere per tutta la vita. Ci succedono cose, buone e cattive, e dobbiamo affrontarle. Dobbiamo tirare avanti come se nulla fosse. No, non si può. Oh sì, si può. Intendi che anche tu allora Sì, qualcosa di molto brutto qualcosa che non ho mai dimenticato. riguarda Gilbert? Oh no, è stato molto prima che ci conoscessimo. Ah, allora dovevi essere molto giovane, quasi una ragazzina. Forse è per questo che è stato così tremendo. Come un incubo, un incubo. Io cerco di cancellare il ricordo, cerco di non pensarci mai. Ma così anche tu fuggi dalle cose invece di affrontarle. Sì, in un certo senso è vero. Beh, nonostante che ci siamo conosciuti soltanto ieri, pare che ci conosciamo abbastanza bene noi due. Eh sì, è vero. È strano, no? Non saprei. Immagino che tra noi ci sia una sorta di affinità. E quindi tu pensi che io non debba scappare? Ma francamente che cos'altro potresti fare? Beh, potrei soffiare gli sci del sergente. Sai, so sciare molto bene. Sarebbe una spaventosa sciocchezza, quasi una missione di colpa. Ma tanto il sergente pensa già che sia io il colpevole. No, non lo pensa. O almeno non so che cosa pensa. Lo odio, lo odio, lo odio! Chi? Il sergente mette pulci nelle orecchie, insinua cose che non sono vere, che non possono essere vere. Ma cosa? Non ci credo, non voglio crederci. Ma cosa non vuoi credere, Molly? Vedi questo? È il giornale di Stoccolma di ieri. E l'avevo in tasca Gilbert. Ma Gilbert non è stato a Stoccolma ieri, è rimasto qui in zona per cercare una rete per il pollaio e non l'ha trovata. Ma vedrai che gira che ti rigira sarà finito a Stoccolma. E allora perché non me l'ha detto? Perché mi ha raccontato di essere rimasto in zona? Ma cosa sai, con la storia dell'assassino magari? Ma lui non sapeva niente dell'assassino. Forse sì, forse lo sapeva. Oh Molly, su via, non penserai mica. Il sergente non penserà mica. Non so che cosa pensa il sergente, però è bravo a farti pensare cose strane del prossimo. Comincia a farti delle domande, a dubitare.
l'impressione che l'uomo che ami e che conosci a fondo sia in realtà un estraneo. Come negli incubi. Forse non ci si può fidare di nessuno. Forse sono tutti estranei. A quanto pare ho interrotto qualcosa. No, stavamo semplicemente parlando. Io devo andare in cucina, ci sono le patate, c'è il pasticcio di salmone e devo aprire gli spinaci. Vengo a darti una mano. No, a lei non ci va. Gilbert! I tête-à-tête in questa situazione non sono molto raccomandabili. Giri al largo dalla cucina, ma soprattutto da mia moglie. Ma senta un po' lei. Giri al largo, ho detto. Non voglio che diventi la terza vittima. Ah, così questo è quello che lei pensa di me? È quello che ho detto sin dall'inizio. In questa casa c'è un assassino e secondo me lei corrisponde alla descrizione. Beh, io non sono mica l'unico. Non vedo chi altri potrebbe essere. Beh, o lei è cieco o fa finta di esserlo. Le ripeto che io tengo soltanto alla sicurezza di mia moglie. E anch'io. Ed è per questo che non lascerò qui da sola con lei. Ma che diavolo? Chris, ti prego, vai via. No. Christopher, dico sul serio. Ma resterò a portata d'orecchio. Si può sapere che ti hai preso? Devi essere impazzita a decidere di rimanere nella stessa stanza con un pazzo criminale. Non è né pazzo né criminale. Basta guardare la faccia per capire che è uno svitato. Non lo è soltanto infelice. Te l'assicuro, Gilbert, non è pericoloso. E comunque so badare benissimo a me stessa. Sì, questo è quello che diceva anche la signora Bolin. Oh, Gilbert, basta! Di un po', cosa c'è fra te e quello sciagurato? Che cosa vuoi dire? Mi fa pena, tutto qui. Come vi siete conosciuti? Da quanto va avanti questa storia? Non essere ridicolo. Non ho mai visto Christopher Wren prima di ieri. O forse sei andata a Stoccolma per incontrarti con lui? Sai benissimo che non vado a Stoccolma da settimane. Non vai a Stoccolma da settimane, ma davvero? Questo è il tuo guanto. L'ho trovato oggi pomeriggio mentre parlavo con il sergente. E lo sai che cosa c'è dentro? Il biglietto dell'autobus di Stoccolma. Ah, quello? Sì, che tu ieri non sei andata soltanto in paese, sei andata anche a Stoccolma. E vabbè, ci sono Mentre andata. io giravo beatamente per la campagna. Mentre tu giravi per la campagna. Ammetti, lo sei andata a Stoccolma. D'accordo, sono andata a Stoccolma. Ma ci sei andato anche tu. Che cosa? Ci sei andato anche tu. Hai portato indietro il giornale. E quello dove l'hai trovato? Nella tasca del tuo cappotto. Potrebbe avercelo messo chiunque. Davvero? No, tu eri a Stoccolma. E va bene, ci sono andato. Ma non ci sono andato per incontrarmi con una donna. No? Ne sei sicuro? Che cosa vuol dire? Non ti avvicinare. Che cosa succede? Non mi toccare. Ammetti, lo sei andata a Stoccolma per incontrarti con Christopher Wren. No, naturalmente. E allora perché ci sei andata? Non me lo ricordo. Si può sapere che cosa ti prende? D'un tratto sei tutta diversa, mi sembra di non riconoscerti più. Forse non mi hai mai conosciuta. Su. Spero che voi giovani ragazzi non abbiate detto qualche cosa di più di quello che pensate. Succede così spesso nei bisticci fra innamorati. Bisticci fra innamorati, questa è bella. Proprio così. So perfettamente quello che provate. Ho passato anch'io tutte queste cose quando avevo 12 anni di meno. Jeunesse! Come diceva il poeta. Non siete sposati da moltissimo, immagino. Mi scusi, ma questi non sono affari suoi. No, nessun affare. Ero soltanto venuto a dirvi che il sergente non trova più i suoi sci e credo che è molto seccatissimo. Christopher! Che cosa? Signor Rasmussen, signora, avete tolto voi gli sci allo scapuzzino? Assolutamente no. Qualcuno li ha presi. Ma che cosa l'ha ispirato a cercarli? La neve è ancora altissima e ho bisogno di rinforzi. Volevo raggiungere il posto di polizia di Avesta per spiegare la situazione. Oh, santo cielo! E adesso non può più! Qualcuno è riuscito a impedirglielo! Ma ci può essere un'altra ragione?
Sì? E quale? Forse qualcuno vuole andare a teatro. Molly, che cosa intendevi poco fa quando hai detto Christopher? Oh, guarda, guarda! Il nostro giovane architetto ha preso il volo. Molto, molto interessantissimo. È vero, signora? Oh, grazie al cielo. Ha preso lei gli sci, signor Ren? I suoi sci? No, perché? La signora Rasmus non aveva l'aria di pensare Il che signor lei... Wren è un appassionato sciatore, perciò avevo pensato che li avesse presi per sgranchirsi un po'. Sgranchirsi. Signori, questa è una faccenda seria. Qualcuno mi ha tolto l'ultima possibilità di comunicare con il mondo esterno. Voglio tutti qui, immediatamente. Credo che la signorina Carly sia di sopra. Vado a chiamarla. Ho lasciato il maggiore Maigret nella sala da pranzo. Maggiore Maigret? Non è Laura. Vado a chiamarlo io. Salve, qualcuno mi cercava. E per via dei miei sci. I suoi sci. Per caso qualcuno di voi ha preso i miei sci che si trovavano nel ripostiglio davanti alla cucina? Santo cielo, no! No, nemmeno io li ho toccati. Sono spariti. Lei da dove è salita per andare in camera sua? Dalla scala di servizio. E allora è passata davanti al ripostiglio. Se lo dice lei, però non ho idea di dove siano i suoi sci. Oggi lei è stata in quello sgabuzzino. Infatti, Nell'ora in cui è stata uccisa la signora Bolini. in quell'ora mi trovavo in cantina, per la precisione. E c'erano i miei sci nel ripostiglio quando l'ha attraversato? Non ne ho la minima idea, Non li ha visti? ma non ricordo. Dovrebbe ricordarsene se c'erano. Fare la voce grossa con me non serve, sergente. Io non ci pensavo ai suoi maledetti sci. L'unica cosa che mi interessava era il sotterraneo. Ah, l'architettura di questa casa è notevole. Ho aperto la porta sul fondo e sono sceso. Sicché, sergente, non so dirle se i suoi sci c'erano o non c'erano. E allora dove sono adesso? Ma se ci mettiamo tutti, forse riusciamo a trovarli. Sergente, non è come cercare un ago in un pagliaio. Sono arnesi piuttosto ingombranti. Su, muoviamoci. Non abbia tanta fretta, maggiore. Forse è quello che vogliono farci fare. Scusi, non capisco. Ormai, data la situazione, devo mettermi nei panni dell'assassino e ragionare con la sua mente. Malata e scaltra. Altrimenti ci sarà un altro morto. 3 topolini ciechi, 2 topolini eliminati e un altro in attesa. Siete qui in 6 che mi ascoltate. E uno di voi è l'assassino. Non so ancora chi, ma lo scoprirò. Un altro di voi è la vittima designata. Ed è a questa persona che parlo. La signora Bolini mi ha nascosto qualcosa ed è morta. E adesso anche tu mi stai nascondendo qualcosa. Ma non devi, perché sei in pericolo. Coraggio. Chi di voi ha qualcosa da rimproverarsi a proposito di quella vecchia faccenda? Preferisce tacere. Io scoprirò chi è l'assassino, su questo non ho alcun dubbio. Ma per uno di voi, forse, sarà troppo tardi. Per dire una cosa, l'assassino in questa situazione si diverte. Sì, si diverte da matti. Potete andare. Ho riflettuto un po' su di lei, signor Paravicino. Ah sì? Sì, alla sua macchina che si è così opportunamente rovesciata nella neve. Forse lei voleva dire inopportunamente, no? Dipende dal punto di vista. A proposito, dove era diretto quando ha avuto questo incidente? Andavo a fare visita a una persona amica. Da queste parti? Sì, non molto lontano da qui. Può darmi il nome e l'indirizzo di questa persona?
Ma sergente, ha davvero così tantissima importanza? Voglio dire, non c'entra assolutamente niente con questa assai spiacevole situazione, no? Ma noi poliziotti vogliamo sempre tutte le informazioni possibili. Come ha detto che si chiama quel suo amico? Non l'ho detto. Non lo ha detto, infatti. E a quanto pare non ha intenzione di dirlo. Molto interessante. Ma ci possono essere così tante ragioni, no? Un amour, la discrezione. Ah, questi mariti gelosi. Lei è un po' vecchiotto per fare il gallo con le signore, le pare? Ma caro sergente, forse io non sono così vecchio come sembro. È proprio quello che pensavo. Che cosa? Che lei non è così vecchio come vuole far sembrare. Strano, sa? In genere la gente cerca di apparire più giovane. E se uno prova a sembrare più vecchio, beh, mi chiedo il perché. Dopo aver fatto così tante domande a tantissima gente, ora lei fa anche domande a se stesso? Non le sembra di esagerare? Beh, magari da me stesso otterrò qualche risposta, visto che da lei non ne ho avuto molte. Bene, bene, provi ancora. Sempre se ha altre domande, naturalmente. Beh, un paio ne avrei. Da dove veniva ieri notte? Ah, questa è semplice. Da Stoccolma. E il suo indirizzo a Stoccolma? Io scendo sempre al Grand Hotel. Molto elegante. Ma ha un domicilio stabile? Ma io detesto la stabilità. Qual è il suo lavoro? Mi occupo di borsa. Agente di cambio? No, lei ha capito tutto sbagliato. Questo giochetto la diverte? Ed è anche molto sicuro di sé. Ma stia attento, signor Paravicini. Lei è implicato in un delitto. E un delitto non è uno scherzo. Nemmeno questo? Oh, santo cielo, ho commesso l'N sergente Talbert. Io dico sempre che i poliziotti non hanno senso dell'umorismo. È finita l'inquisizione per il momento? Per il momento sì. Grazie infinite. Allora io torno in salotto a cercare i suoi sci. In caso qualcuno li abbia nascosti nel pianoforte. Un momento, per favore. Desidera? Ha sentito le domande che ho fatto al signor Paravicini? Le ho sentite. Vorrei qualche informazione da lei. Dica. Il suo nome intero, prego. Elena Margherita Catarina Carlo. Catarina? Scritto con la K. Già. E l'indirizzo? Villa Mariposa, Pindor, Mallorca. È un paese italiano. È un'isola spagnola. Capisco. E il suo recapito in Svezia? Presso la Handelsbank, a Gamla Stan. Non ha un altro indirizzo. No. Ma da quanto tempo in Svezia? Da una settimana. E dove è abitato dal suo arrivo? Obelisca Huset, a Gamla Stan. Come mai è venuta al castello del Frate, signorina Carling? Cercavo un posto tranquillo, in campagna. E quanto tempo pensava o pensa di fermarsi? Per quanto tempo pensa di fermarsi? Scusi, stavo pensando ad altro. Non ha risposto alla mia domanda. Non vedo perché dovrei risponderle, è una faccenda privata. Le dispiacerebbe dirmi la sua età? Per niente, è scritta sul passaporto, 28 anni. E c'è nessuno qui in Svezia che possa garantire per lei? Il mio legale le chiarirà la mia posizione finanziaria. Per il resto non sono in grado di fornire referenze mondane. Ho vissuto gran parte della mia vita all'estero. A Maiorca? A Maiorca e altrove. Ma lei è nata all'estero? No, ho lasciato la Svezia quando avevo 13 anni. E il suo nome era Carling allora? È il nome che porto adesso. Ma allora come si chiamava? Dove vuole arrivare, insomma? Voglio sapere il suo nome quando ha lasciato la Svezia. È passato molto tempo, l'ho dimenticato. Ma certe cose non si dimenticano. Forse. L'infelicità, la disperazione. Può darsi. Qual è il suo vero nome? Gliel'ho detto, Elena Catarina Margherita Carli. Catarina, ma si può sapere che ci fai qui? Vorrei non essere mai venuta qui. Pensavo che la persecuzione fosse proibita in questo paese. Stavo semplicemente interrogando la signora.
E a quanto pare la sconvolta. Che le ha fatto, mia cara? E perché questi delitti sono così orribili? Scusate, salgo in camera mia. Impossibile. Non ci posso credere. Che faccia? Pare che le abbia visto un fantasma. Ho visto qualcosa che avrei dovuto vedere prima. Cieco come una talpa sono stato. Ma adesso finalmente potremo concludere qualcosa. La polizia ha un indizio. Sì, signor Ren. La polizia ha un indizio. Vorrei di nuovo tutti qui. Sa dove sono? La signora Molly e Gilbert sono in cucina. Invece il maggiore Melgren siamo andati a cercare i suoi sci in posti davvero divertenti. Ma dei suoi sci, oi, nessuna traccia. Invece il signor Paravicini non ho la più pallida idea di dove sia. Lo chiamo io. Lei vada a prendere gli altri. Signor Paravicini? Signor Paravicini? Desidera, sergente? Che cosa posso fare per lei? Invece della scarpina il nostro poliziotto Cenerentola ha perso i suoi sci, non riesce più a trovarli. Ma non ci pensi più e vedrà che torneranno da soli portando l'assassino in catena. Che cosa succede? Maggiore, signora Rasmussen, sedetevi per favore. Ma devo proprio restare qui? È quasi ora di cena. Ci sono cose più importanti dei pasti, signora Rasmussen. La signora Bolin, per esempio, non ha più bisogno di mangiare. Sergente, un po' di tatto. Mi dispiace, maggiore, ma ho bisogno della vostra collaborazione e la otterrò a tutti i costi. Signor Rasmussen, le dispiace andare al piano di sopra e chiamare la signorina Carlin? Le dica che è questione di pochi minuti. Si sono poi trovati i suoi sci, sergente? No, ma ho un'idea precisa di chi li ha presi e del perché. Ma per il momento preferisco non aggiungere altro. No, non aggiunga, la prego. Io credo sempre che le spiegazioni vengano trattenute fino alla fine. Per il frisson dell'ultimo capitolo. Questo non è un gioco, signor Paravicini. Ah no? Secondo me lo è, almeno per qualcuno. Lei crede che l'assassino si diverte? Può essere. Che cosa succede? Signorina Carlin, signora Rasmussen, sedetevi. Fate attenzione, prego. Come ricorderete, dopo l'assassino della signora Bolin ha raccolto le vostre deposizioni. E in particolare dove si trovava ciascuno di voi quando la signora Bolin è stata ammazzata. Dunque, la signora Rasmussen era in cucina, il signor Paravicini suonava il piano in salotto. Il signor Rasmussen e il signor Ren al piano di sopra. La signorina Carlin scriveva lettere in biblioteca e il maggiore Melgren in cantina. Esatto. Queste le vostre deposizioni. Forse vere, forse false, non lo so. Ma credo che 5 siano vere ed una falsa. E ho un'idea per identificare chi di voi ha mentito. Se scopro chi ha mentito, scopro l'assassino. Non necessariamente, qualcuno potrebbe aver mentito per altri motivi. Ne dubito. Di quale idea sta parlando? Lei non ha modo di controllare le nostre deposizioni? No, ma se ripetessimo le nostre azioni per una seconda volta... Ma la ricostruzione del delitto è vecchia. Non proprio la ricostruzione del delitto, signor Paravicini, ma la ripetizione dei movimenti di un gruppo di persone che si dichiarano innocenti. Ma cosa pensa di ottenere con questo? Deve scusarmi, maggiore, ma per il momento preferisco non spiegarlo. Insomma, lei vuole una replica? Precisamente. Ma non ha senso. Non riesco a capire come lei possa capire qualcosa dal far ripetere a ognuno quello che ha fatto prima. Semplicemente non ha senso. Davvero, signor Ren? Senti, me dovrà fare a meno, sono troppo occupata in cucina. Non posso fare a meno di nessuno. Ma insomma, a guardarvi sembrate tutti colpevoli. Siamo ai suoi ordini, sergente. Collaboreremo, vero Molly? E va bene. Ren? Insomma, noi dovremmo ripetere le stesse azioni che abbiamo compiuto prima.
Sì, si ripeteranno le stesse azioni. Allora io torno in salotto e di nuovo, con un dito solo, suono la sigla dell'assassino. No, calma, signor Paravicini. Respiri. Signora Rasmussen, lei sa suonare il piano? Sì. E immagino possa fare il motivetto dei tre topolini ciechi. Come faceva il signor Paravicini, con un dito solo. E allora vado in salotto, si siede al piano, inizia a suonare il mio comando. Ma io avevo capito che ognuno di noi doveva ripetere il suo precedente ruolo. Si ripeteranno le stesse azioni, sì, ma non sarà necessariamente la stessa persona. Grazie, signora Rasmussen. Ma non ne vedo lo scopo. Lo scopo è quello di controllare le vostre dichiarazioni. E adesso, per favore, ascoltatemi, che assegnerò a ciascuno di voi il nuovo ruolo. Dunque, signor Ren, lei vada in cucina e si occupi delle pentole della signora Rasmussen. Signor Paravicini, le dispiace andare di sopra nella camera del signor Ren? Maggiore, anche lei andrà al piano di sopra. Andrà nella camera del signor Rasmussen a controllare la derivazione del telefono. Signorina Carlin, lei andrà in cantina. Il signor Ren le mostrerà la strada. Poi purtroppo qualcuno dovrà fare anche la mia parte. Mi dispiace, signor Rasmussen, ma le toccherà uscire di nuovo e seguire il cavo telefonico. E lei che cosa farà? Io farò la parte della signora Bolini. Un po' rischioso, non le pare? E poi resta scoperto un ruolo, quello della signorina Carling in biblioteca. Se vuole sapere la mia opinione, sergente, io credo che questa messa in scena sia piuttosto strampalata. Vi sarà tutto chiaro fra qualche minuto. Adesso, per favore, andate ai vostri posti e rimaneteci fino a quando non vi chiamerò. Giochi di società. Sergente, nulla in contrario, si è sul cappotto. No, anzi, glielo consiglio. Signora Rasmussen, comincia a suonare. Signora Rasmussen? Venga, signora Rasmussen. Sì? Che c'è? Ha un'aria molto soddisfatta? Ho ottenuto quello che voleva? Sì, ho ottenuto esattamente quello che volevo. Sa chi è l'assassino? Sì, lo so. Chi è? Dovrebbe saperlo anche lei, signora Rasmussen. Non la capisco. È stata molto sciocca, lo sa? Ha rischiato di farsi assassinare per nascondermi qualcosa. Non la capisco. Noi poliziotti non siamo partito tonti, lo sa? Ho capito subito che lei aveva conoscenza diretta del caso del Monteluglio. Lei sapeva, per esempio, che la signora Bollin era un magistrato del tribunale. E sapeva anche che era stata lei ad affidare quei bambini agli Stenamma. Insomma, sapeva tutto. Perché noi? Non lo so neanch'io. Volevo solo dimenticare. Lei da giovane si chiamava Valle. Sì. La signorina Valle. Lei era la maestra nella scuola di quel bambino. Sì. Ed è vero o no che Johan, il bambino morto, le scrisse una lettera in cui chiedeva aiuto?
Aiuto la sua maestra, giovane e gentile. Lei non ha risposto a quella lettera. Non ho potuto, non l'ho ricevuta. Non si è voluta scomodare. Non è vero, mi era ammalata, mi era venuta la polmonite. La lettera è stata messa con tutta la mia posta. E l'ho vista settimane dopo insieme a tutte le altre, ma ormai quel povero bambino era morto. Aspettando che io facessi qualcosa. Sperando. E a poco perdendo le speranze. E ho un'idea che mi ossessiona da allora. Se solo avessi saputo, se non mi fossi ammalata. È mostruoso che possano succedere certe cose. Sì, è mostruoso. Che fa? Io non sono un poliziotto. Lei ha creduto che lo fossi perché ho telefonato da un posto pubblico annunciando l'arrivo del sergente Talbert. Una volta qui ho tagliato il cavo telefonico. Lo sa chi sono? Sono Gabriel. Gabriel, non gridi altrimenti, spara. Ci vorrei parlare un po' con lei. Johann è morto. Quella donna crudele l'ho ammazzato. La prigione era troppo poco per lei. Così l'ho strangolato. La notte. Spero tanto che Johann lo abbia saputo. Quando sarò grande li ammazzerò tutti. Così mi diceva. E tra un minuto ammazzerò anche lei. Non le conviene, non riuscirebbe a cavarsela. Mi hanno nascosto gli sci, è vero. Ma non fa niente se non posso scappare. Mi sono divertito così tanto. A osservarvi tutti. A fare finta di essere un poliziotto. Quella pistola farà molto rumore. Vero. Utilizzerò il mio solito modo. L'ultimo topolino è caduto in trappola. Gabbe, tu ti ricordi di me, vero? Ti ricordi la fattoria, gli animali, il maiale grasso e quella volta che quel dono ci ha ricorso per tutto il campo? E i cani? I cani? Sì, Lud e Bosse. Cati? Sì, sono venuti in Svezia a cercarti, ma non ti avevo riconosciuto finché non ti sei toccato il lobo dell'orecchio. Sì, lo facevi sempre. Gabbe, vieni con me. Dove andiamo? Ti porto in un posto dove si prenderanno cura di te e ti impediranno di fare altro male. Rasmusson! Rasmusson! Molly, che succede? Stai bene? Kim? Ma che è successo? Ha cercato di uccidermi. È pazzo, completamente pazzo. Ma perché? Io ero mischiata in tutta la storia. Insegnavo alla scuola di quel bambino. Lui pensava che era colpa mia, ma lui pensava di aver potuto salvare il suo fratellino. Avresti dovuto dirmelo. Volevo dimenticare. Tutto sistemato. Tra poco dormirà. Gli abbiamo dato un sedativo. La sorella si occuperà di lui. Povero diavolo. È matto come un cavallo con la febbre. Ho dubitato di lui sin dal primo momento. Davvero? Non credeva che fosse un poliziotto. Sapevo che non lo era. Vede, signora, io sono un poliziotto. Lei? Appena abbiamo trovato il taccuino con scritto Castello del Frate, abbiamo capito che dovevamo mandare immediatamente una persona sul posto. E quando abbiamo spiegato la situazione, il maggiore Melgré mi ha permesso di prendere il suo posto. Non riuscivo a capacitarmi quando Talberi è comparso. Era Carly e sua sorella. Sì, pare che l'ha riconosciuto un momento prima di quest'ultimo episodio. Non sapeva che cosa fare, ma per fortuna si è rivolta a me. E appena in tempo, è iniziato il disgelo e tra poco dovrebbero arrivare gli aiuti. Vi lascio. Immagino che vorrete restare da soli.
Ah, Rasmussen, vado a tirare fuori gli sci. Li ho nascosti sopra il baldacchino del letto a colonne. E intanto avvertirò Wren dell'accaduto. Incredibile. E io che pensavo fosse Paravicini. Beh, immagino che la polizia passerà del tempo ad esaminare la sua automobile. Non mi sorprenderebbe se trovassero 1 migliaio di orologi svizzeri nascosti nella ruota di scorta. Sì, perché il nostro amico lavora in borsa, ma la borsa nera. Tesoro, io credo che tu a un certo punto abbia sospettato di me e... Gilbert, perché eri a Stoccolma ieri? Ma per comprare un regalo per il nostro anniversario. Oggi è un anno che siamo sposati. Ma anch'io sono andata lì per lo stesso motivo, non volevo fartelo sapere! Sono calzini, spero che ti piacciono! Tesoro, ma che belli, grazie, sono bellissimi. E li metterai? Non li toglierò mai più. E il mio regalo? Oh, già dimenticavo. È un cappello. Un cappello? Ma non li metto mai! Beh, lo metterai per le grandi occasioni. Oh, Gilbert! È delizioso, amore! Bello, eh? La commessa mi ha detto che è il non plus ultra in fatto di cappelli. Avanti, provalo. Magari più tardi, quando sarò pettinata per bene. Miei cari ospiti, vi ho divertito un mondo. Che stupendo frisson, che superbo thrilling nel finale. Il maggiore Melgren, voglio dire, il poliziotto vero mi ha raccontato tutto per filo segnato. Un genio, quel tal Barry, comunque. Mi dispiace, signor Paravicini, se ho dubitato di lei. Ma no, incantevole ragazza. È la mia aura, è il mio mistero. Oggi sono un croupier, domani sono un baro. Appredomani sono jolly. È inevitabile sospettare sempre me. Immagino che se ne stia andando. Ah, seccato Rasmussen. Io devo scappare subitissimo. Si è discelato e le mie faccende mi reclamano. 100 corone per il conto e tenga la mancia. Addio. Grazie, grazie. E le auguro ogni fortuna col suo lavoro in borsa, bianca o nera che sia. Farà bene a sbrigarsi perché la polizia sta arrivando e non vorrei che questo le creasse qualche contrattempo. No, nessun contrattempo per me. E già iniziata la mia nuova trasformazione. Vedete? Ecco il Jolly. Auf Wiedersehen. Un disastro! Posticcio, vuoi dire? Il mio posticcio di salmone? No, ho aperto una di quelle scatolette di pesce, quello puzzolente, come si chiama? Oh, Posso ammazzarlo adesso? Posso? Aiuto! Aiuto! No,